Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Ebbene sì, dopo 8 mesi sono tornato con una nuovissima mappa di Minecraft. Questa volta ho fatto una mappa dell'Europa. Come qualcuno di voi probabilmente già sa, ho pubblicato una mappa dell'Europa qualche mese fa, forse un anno fa. Quindi vi spiegherò brevemente cosa cambia fra questa mappa dell'Europa e quella di, in poche parole, tutto. Perché? Perché questa mappa dell'Europa si basa sulla mia mappa dell'Italia precedente. Infatti è come se avessi preso una mappa dell'Italia del mio video precedente e l'avessi ingrandita fino ad includere tutta l'Europa. Quindi potete ben capire che gli stessi miglioramenti che c'erano tra la mappa dell'Europa e quella dell'Italia ci sono fra quella dell'Europa precedente e questa qui. Quindi in poche parole è molto più dettagliata ed è molto più precisa. Non vorrei perdermi in chiacchiere perché volevo anche ringraziare quanti di voi hanno visto il mio video precedente della mappa dell'Italia. Ebbene sì, siete in 55.000. E beh, per me sono davvero molte visual. Comunque ho un canale di 7.000 iscritti, quindi potete ben capire che 55.000 visual sono davvero tantissime. Volevo comunque ringraziare quanti di voi hanno dato visibilità al mio video. Perché? Perché hanno scritto ben 3 articoli, almeno sulle testate giornalistiche più importanti, proprio sulla mia mappa, sul mio progetto. Ebbene sì, infatti, vi faccio vedere bene bene. Volevo ringraziare multiplayer.it, Tom's Hardware e everyeye.it. Perché? Perché loro hanno creato degli articoli, appunto, includendo il video della mia mappa dell'Italia, hanno spiegato bene bene come ho fatto a costruire questa mappa. Infatti vedete qui che hanno incluso un po' di informazioni su come ho creato la mia mappa. Infatti le avevo condivise su un forum, quindi volevo davvero ringraziarli un sacco perché hanno contribuito a diffondere il mio progetto e anche il mio canale. E niente, vi spiego brevemente, faccio vedere brevemente la mappa, anche se è impossibile farvela vedere tutta. Faccio vedere, questa è la mappa totale. Allora, la grandezza totale della mappa è di 26.000 blocchi di larghezza e di 17.000 blocchi di altezza, come potete vedere qua sotto, 26.112 per 17.408 blocchi. E beh, quindi potete capire che è enorme. E se vi ricordate il mio video precedente, questa mappa dell'Italia è esattamente la stessa della mia mappa dell'Italia. Infatti è come se avessi espanso proprio la mappa per tutta l'Europa, includendo altri paesi come la Francia, la Spagna, la Germania, insomma tutti i paesi europei. Quindi faccio vedere un po' di paesaggi particolari. Io direi che uno dei paesaggi più carini della mappa è l'Islanda, perché come potete vedere qua ha delle distese ghiacciate e innevate, appunto, che sono proprio caratteristiche di questo luogo. Volevo dirvi che qua siamo in Grecia, le isolette greche sono abbastanza significanti, non sono alla stregua degli scogli. Per chi non lo sapesse, per fare questa mappa ho utilizzato dati satellitari. In particolare mi sono usufruito di dati che mi dessero informazioni sull'altimetria, ovvero la topografia, cioè l'altezza delle montagne, in poche parole, e la batimetria, ovvero la profondità marina, insieme a dei dati che mi dessero la composizione del terreno. Infatti, come vedete qua che ci sono delle colline, il dato della land cover, praticamente della conformazione del terreno, mi dà informazioni se ci sono foreste, se ci sono deserti, spiagge, rocce, neve, tutto. Quindi praticamente, in poche parole, questa mappa rispecchia perfettamente la realtà. Potete fare la prova del 9 semplicemente andando su Google Maps, andando a prendere una parte e andate a verificarla con Google Maps e potrete vedere che è esattamente molto molto simile. Potete rispecchiare i vari terreni satellitari. Volevo farvi vedere l'Islanda, che è praticamente diametricalmente opposto come panorama rispetto a quello della Grecia. Ci sarà scarsa vegetazione con rocce esposte e neve. Ci sarà vegetazione bassa, soprattutto nelle regioni più pianeggianti. E se andiamo verso sud, faccio vedere quel ghiacciaio che vi volevo far vedere, che è enorme, per dirvi che a differenza ovviamente fra la mappa dell'Italia e la mappa dell'Europa, esattamente che c'è una pluralità maggiore di paesaggi, quindi paesaggi molto più dettagliati e variegati, che possono mettere semplicemente in risalto la grandezza dell'Europa. Come potete vedere, questa è l'Islanda, con queste zone con scarsa vegetazione, neve sparsa enorme. Penso che sia degna di nota. Qui siamo a Parigi, infatti questa è esattamente la Senna. Molti di voi mi hanno chiesto, ma potete costruire le città nella mappa dell'Italia o nella mappa dell'Europa? Sì, posso costruirle, ma potete ben capire che se mi mettessi a costruire ogni grande città
dell'Italia o dell'Europa non mi sbrigherei più, perché sono davvero tante. Quindi sarebbe fighissimo se si può creare un server dove ognuno può costruire la propria città, un server magari survival in cui potete dare sfogo alla vostra fantasia. Se qualcuno di voi può vuole creare un server con la mia mappa, vi prego di scrivermelo nei commenti e poi successivamente lo contatterò, anche perché è una cosa personale, perché voglio capire quanti di voi effettivamente utilizzano le mie mappe, dato che è davvero una soddisfazione, come potete ben capire, se a qualcuno piace la mia mappa tanto da utilizzarla in un server. Quindi, come potete vedere, questo è il paesaggio tipicamente continentale europeo. Sarà molto simile in Francia, Germania, Polonia, sarà molto, molto simile con queste grandi pianure, foreste sparse, fiumi qua e di là. Adesso direi di farvi vedere qualche altra parte. Eccoci qua, l'avevo fatto già vedere nella mappa dell'Italia, ma per farvi capire che è identico, eccolo qua. Anche nella mappa dell'Europa ci sarà il Monte Bianco e la montagna più alta dell'Europa occidentale. Perché? Perché nella mappa la montagna più alta si trova nel Caucaso. Ve la farò vedere successivamente. E bene, da qui sarà fighissimo, perché se mi mettete un bel elitra potete andare velocissimi dove volete. Vediamo. Faccio vedere, lo mettiamo qua. Dove stiamo andando? Stiamo andando in direzione sud, ovvero stiamo scendendo la Valle d'Aosta, andando verso l'Italia. E ovviamente, come potete ben vedere, ci sono fiumi, laghi alpini, fiumi che seguono le valli, come vi ho fatto vedere anche in Valle d'Aosta. Infatti i fiumi seguiranno esattamente le valli, perché sono dei dataset combinati, quindi saranno perfettamente corrispondenti e ad altissima fedeltà. Faccio vedere la Norvegia, perché in Norvegia ci sono i fiordi. I fiordi sono queste grandi insenature fra delle montagne che penso che siano davvero fighissime e stanno principalmente solo in Norvegia. Ed ecco qui, questi sono i fiordi, possiamo risalirli benissimo, poi sono anche abbastanza profondi. Insomma, vi faccio vedere un po' i paesaggi. E sebbene sia anch'essa un paese nordico, è essenzialmente molto molto diversa. Infatti la Finlandia sarà caratterizzata da queste grosse, enormi taighe piene di laghi, di fiumi e di isolette sparse. È un posto abbastanza caratteristico e penso che pure la Svezia sia molto simile. Quindi ogni paese europeo ovviamente ha il proprio paesaggio caratteristico e l'Italia ovviamente, se volete vedere un'analisi più approfondita sull'Italia, potete andare a vedere il mio video precedente, potete cliccare esattamente qui potete cliccare per andare a vedere il mio video precedente. E questa qui è la montagna più alta del gioco. Se il Monte Bianco era a 177 blocchi di altitudine, qui siamo a 196, ben 20 blocchi più in alto. Come potete ben vedere, siamo in una zona molto molto elevata. Questo monte appunto spicca, e se prima potevamo utilizzare l'elitra per andare praticamente a farci un quarto di mappa, qui un bel terzo di mappa riusciamo benissimo a farcelo. Ne approfitto per rispondere a molti vostri dubbi, molte vostre domande che avete fatto sorgere comunque nel video dell'Italia. Praticamente si può fare una mappa 1 a 1 dell'Italia. Tecnicamente si può fare, ripeto a tutti, nel caso non lo sappiate, questa mappa è in scala, e la scala è 1 a 250. Cosa vuol dire? Vuol dire che un blocchetto di Minecraft, che rappresenta ovviamente un metro nella realtà, sarebbero 250 metri. Per esattezza in realtà è 1 a 230, però per fini pratici diciamo 1 a 250. Quindi si può fare una mappa 1 a 1? Tecnicamente non si può fare, ma ci sono dei metodi per farlo. Perché? Cosa vuol dire? Perché come sapete ho utilizzato delle immagini satellitari per fare questa mappa, ovviamente poi georeferenziate, ovvero unite tra di loro tramite le coordinate. Però come potete ben sapere, essendo appunto delle immagini fotografiche, quelle del satellite, sono anch'esse soggette alle dimensioni, ai pixel. E quindi, sebbene sia di dimensioni molto molto elevate, si parla di
20.000 per qualche altra cosa, se non di più 50.000 per 60.000, comunque immagini molto grandi per tutto il mondo. Ovviamente non sono uno a uno, anche esse hanno una risoluzione e per esempio la mappa delle altitudini che ho utilizzato, ovvero la NASA SRTM, che sta per Shuttle Radar Topography Program, è di 1 a 150 se non ricordo male, e anche se di recente hanno rilasciato la versione 1.90, ma come potete ben capire per avere una versione 1.1 ne aspetteremo di anni. Però stanno creando un mondo 1 a 1. Dei ragazzi stanno ricostruendo il mondo in scala 1 a 1. Come stanno facendo? Allora, io ho delle mie ipotesi. La mia ipotesi principale è che, a parte il fatto che non si basano su land cover, perché le land cover, ovvero i biomi, i terreni dettagliati che rappresentano appunto la realtà, sono limitati di dimensioni e non è possibile trovarle di dimensioni maggiori. Quindi come fanno a fare questi ragazzi? Praticamente lo fanno molto probabilmente prendendo ovviamente i dati satellitari e upscalandole con qualche metodo di post processing. Quindi vuol dire che la risoluzione nativa sarà comunque quella di 1 a 150 e ci saranno dettagli meno pronunciati per arrivare alla grandezza 1 a 1. Quindi si può fare? Sì. È giocabile? No, ovviamente se facciamo una mappa 1 a 1 non è per nulla giocabile, perché dovreste stare ore e ore e ore a camminare per spostarvi di una centinaia di chilometri e non ve lo consiglio, a meno che ovviamente non utilizzate i comandi ed è più facile, però si perde anche quella giocabilità anche in survival che che spicca comunque nel mio mondo. Penso che un mondo con una scala ridotta sia molto più giocabile di un mondo reale. Vi faccio vedere altri luoghi. Ebbene sì ragazzi, la mia mappa include pure il deserto del Sahara. Perché? Perché essendo comunque una mappa rettangolare, ovviamente come sapete la forma dell'Europa non è precisamente rettangolare, sarà inclusa anche una parte del Nord Africa, ovviamente che include pure il deserto del Sahara. Quindi se volete prendere stack sopra stack di vetro, di sabbia, per fare non lo so quello che volete, ovviamente potete farlo nel deserto del Sahara. Come potete ben vedere non è semplicemente sabbia, ma è caratterizzato da permadirt, anche pianure comunque con specialmente vicine ai fiumi, che comunque irrigano e rendono un po' più coltivabile il terreno, e rocce a seconda delle altitudini e che comunque rispecchiano la realtà. Ragazzi, vi fornisco giusto un'ultima informazione sulla mappa. Per giocarla avrete bisogno della versione 1.12.2. Questo è dovuto al cambiamento del modo di generazione del mondo. Infatti la mappa non sarà compatibile né con le nuove versioni, infatti vi apparirà vuota, né con la Pocket Edition se provate a convertirla. Questo è dovuto al cambiamento del generatore del mondo. Infatti fino alla 1.12.2 si utilizzava il generatore Anvil, che è compatibile con il programma che ho utilizzato per lavorare la mappa, ma successivamente hanno cambiato il generatore e quindi il programma dovrà esportarvi necessariamente tutti i chunk della mappa per giocarla. Quindi la dimensione totale sarebbe stata davvero troppi giga e ho preferito in questo modo. Infatti peserà circa 1,5 giga la dimensione compressa. Infatti Minecraft genererà comunque i chunk a partire da delle informazioni date dal programma, in poche parole. Volevo avvisare anche tutti gli interessati che se ci tenete a supportare i miei progetti, comunque come sapete ho potuto creare questa mappa dell'Europa perché ho investito del denaro. Se qualcuno di voi è interessato e vuole supportarmi, lascio il link della mia pagina Patreon in descrizione, insieme alla pagina Streamlabs per le donazioni individuali. Chiunque di voi voglia contribuire, i miei link sono più completi a disposizione. E niente ragazzi, il video finisce qui. Se volete dei chiarimenti, se avete dei dubbi, potete tranquillamente scrivermi un commento, io rispondo sempre a tutti. E noi ci vediamo al prossimo video probabilmente, e si spera non fra 8 mesi. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!